Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, quella di oggi è una lettura un po' diversa dal solito, andremo a vedere l'evoluzione del karma per i prossimi 3 mesi. Quindi non c'è un periodo definito o predefinito, ma la lettura ha una validità di 3 mesi da quando la ascoltate. Bene, mostrami i pesci, evoluzione del karma per i prossimi 3 mesi. La ruota della fortuna, ragazzi, che parla appunto proprio di chiusura di cicli karmici. Molto molto bene, direi. Tra l'altro ne ho già pubblicata una di queste letture, penso che sia nella playlist delle letture atemporali e l'ho pubblicata a gennaio, quindi se volete andare a verificare se sia avverata oppure no, vi consiglio di andare ad ascoltarla. Per quello che riguarda il fatto che sono comunque letture per tante persone, tenete sempre presente che non risuona tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Ok, partiamo da un 10 di bastoni. Otto di pentacoli, 5 di spade, 10 di pentacoli, 2 di bastoni, 3 di denari, cavaliere di bastoni e 8 di coppe. Ok. Allora ragazzi, partiamo da questo 10 di bastoni. Forse ho detto di spade all'inizio, è un 10 di bastoni. Qui si tratta di qualche questione a livello, secondo me, un po' familiare, un po' di autonomia, anche se siete singoli, ipotesi, la vostra autonomia familiare siete voi che vivete magari con il vostro cane piuttosto che gatto e che vi mantenete. C'è qualche cosa che ha a che vedere comunque con la quotidianità, con il lavoro anche perché abbiamo l'otto di pentacoli. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 10 di bastoni. Abbiamo l'imperatrice e la ruota della fortuna. Ragazzi, io sento che o avete, come dire, concluso da poco qualcosa, qualche ciclo, può essere lavorativo, può essere un ciclo karmico che voi ancora non vedete, di cui non siete ancora consapevoli. Ed è un po'... io sento che per molti questo cambio c'è già stato, comunque. È è un qualche cosa che è già avvenuto. Per qualcun altro invece sento che siete ancora in fase di cambio. Il 10 di bastone al contrario mi dice che o avete bisogno di delegare o avete delegato o c'è un qualche tipo di responsabilità, di peso, di aspettativa che cambia in qualche modo. E c'è anche l'imperatrice. Per qualcuno, vi ripeto, potrebbe essere una questione familiare, magari legata a un genitore o legata al proprio partner o alla maternità. Adesso dipende dalla situazione di ognuno di voi. Tenete sempre presente che queste sono letture generiche. Andiamo a vedere l'otto di denari.
il mago e un 3 di bastoni. Io qui credo che sia come una sorta di input a fare qualche cosa per voi, perché c'è la carta del mago che parla di realizzare la propria realtà e qui abbiamo una carta di progetti. Allora vi dico che o inizierete ad occuparvi di qualche progetto vostro, che potrebbe anche essere un lavoro, potrebbe essere un nuovo modo di gestire il giardino, ipotesi, o iniziare in qualche modo un orto, un giardino, un qualche tipo di, mi viene da dire, collaborazione o progetto nel quale non vi siete mai avventurati. Sento che è proprio qualche cosa di nuovo. E considerate anche le due carte della ruota della fortuna, è proprio un qualche cosa che secondo me è arrivato un po' tra capo e collo o potrebbe arrivare nel prossimo trimestre tra capo e collo. Quando c'è la ruota della fortuna i cambi di solito sono sempre positivi, sono sempre nell'abbondanza, sono sempre anche a livello monetario proprio, c'è come qualche opportunità in più di guadagnare, per qualcuno potrebbe essere un lavoro nuovo o un nuovo modo di vedere il lavoro, il concretizza, il, come vi posso dire, il trasformare un hobby in un lavoro, potrebbe anche essere questo. Andiamo a vedere questo 5 di spade. 5 di spade. Allora, devo dire che c'è tanto ego da parte vostra con questo 5 di spade, come se ci fossero delle lotte di potere nei confronti dei vostri collaboratori, dei vostri colleghi di lavoro, dei vostri familiari, se a voi vibra come una stesa di lavoro. Per quello che riguarda le responsabilità, e infatti mi risuona un pochettino con questo 10 di bastoni. Qui c'è qualche tema legato alla responsabilità, o qualcuno si sta facendo carico di responsabilità che non sono sue, ma perché lo crede. Beh, potrebbe anche essere perché magari qualcuno ne ha bisogno, però c'è proprio come una difficoltà nel collaborare, nel gestire la cosa insieme agli altri, perché da soli sento che andate come dei treni. Andiamo a vedere il 10. Abbiamo un 4 di spade e un 3 di coppe. Di nuovo mi ricompaiono come gli amici, la famiglia. O qualcuno qui ha bisogno di svagare la testa, come di divertirsi, di prendersi un momento di relax o di prendersi un momento in famiglia e staccarsi dal lavoro, perché questo cambio effettivamente potrebbe anche essere riferito al lavoro, ma qui c'è come un richiamo a questa famiglia, a questo gruppo, a questa unione. Tenete presente che il 10 di Pentacoli fa anche riferimento ai contratti, alle collaborazioni e alle alleanze. Quindi ci può essere un qualche tipo di richiamo nel prossimo trimestre a elaborare anche questa sorta di unione o collaborazione, diciamo, perché è proprio quello il tema. Le collaborazioni con il mondo esterno, che siano i colleghi di lavoro, che siano i familiari, che sia il partner, per una questione di come vedete voi le responsabilità, i pesi, gli oneri, i doveri. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Mm. 8 di coppe che è già uscito qui. Carro. Guardate, è proprio chiaro. Vado o non, anzi, vado o non vado? Mi sposto o non mi sposto? Vado in questa nuova collaborazione o non vado? Perché il 3 di Pentacoli ce l'avete anche qui, eh. Vi dirò, in effetti per qualcuno potrebbe essere una proposta di un nuovo inizio lavorativo che potrebbe vedervi espandere, ma ci sono delle lotte di potere, delle questioni, di solito quando c'è un 5 di spade è sempre io ho ragione, piuttosto che tu hai ragione, piuttosto che si fa come dico io, o il progetto è mio, quindi dirigo io.
Cose di questo scusate, cose di questo genere, insomma. Andiamo a vedere il 3 di denari. Mondo e 5 di pentacoli. Datemi un'altra carta per il 5. 5. E un'altra carta per il mondo? 6 di bastoni. Allora, io ho come una sensazione, come vi posso dire? Sareste anche in grado di gestire questa fase mentale. Il punto è che qui siete ancora in una mentalità di bisogno. Una volta che uscite di nuovo da questi conflitti, da questa mentalità di carenza, di vittimismo, di abbandono, di ferita, 6 di bastoni, il successo arriva, il riconoscimento arriva, ma è un po' come se avessi bisogno di smettere di lottare, smettere di mettere sempre il puntino sulle i. Ho un po' questa sensazione, come se vi dicessero ogni tanto lascia andare. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Sì, infatti, abbiamo il 10 di spade e il fante di pentacoli. Guardate ragazzi, qui quello che verrà trasformato sarà una questione o nel quotidiano o a livello lavorativo, inerente al vostro modo di gestire prima di tutto la vostra mente. Chiedetevi, allora, il 10 di bastoni per me è una carta molto interessante perché può parlare sia di pesi che si sentono sulle proprie spalle, sia di responsabilità che ci vengono affibbiate o che noi stessi ci prendiamo, ma io lo sento una carta anche un po' collegata al senso di colpa, perché il senso di colpa quando ci chiedono di fare qualcosa e magari noi ci sentiamo in colpa se non soddisfiamo l'aspettativa degli altri, anche il senso di colpa può essere visto come un peso che ci portiamo sulle spalle. Quindi qui c'è un qualche cosa che può essere sia a livello animico, sia a livello mentale, o qualcosa che non avete detto, considerato che continua ad andarmi via la voce, che un po' pesa, che un po' pesa. E credo che sia una questione, sì, però avevo ragione io, sì, però avevi ragione tu, più una volta che lasciate andare, cioè non è importante alla fine chi aveva ragione, chi aveva ragione, la cosa importante è trovare comunque quest'unione, questo equilibrio, questo anche momento di incontro intimo, di raduno. E qui vi dico, nella seconda parte del periodo ho come la sensazione che ci sarà una sorta di indecisione, è come se fosse un periodo dedicato alla riflessione su cosa volete concretizzare voi della vostra vita, considerata la grande opportunità che vi arriva dalla ruota della fortuna, ed è come chiedersi che cosa è più importante per me, qual è la scala di valori più importante per me. Ora, ho più bisogno, è più importante che qualcun altro, magari un punto di riferimento vicino a me, della famiglia, mi dica bravo, brava, oppure possono valere, non lo so, vi sparo, 10.000 follower su YouTube, per farmi sentire apprezzato o apprezzata? Sta di fatto, ragazzi, che qui si va verso una chiusura, diciamo di un periodo pesante, perché abbiamo un 10 di spade, qui si conclude. Il 10 di spade, anche lui è una carta, punto di spade, quindi parla della, diciamo, chiusura dei cattivi pensieri, 5 e 5 di spade che fanno un 10, quindi alla fine è un po' come se ci si portasse via tutti questi pensieri del lotte di potere. Io con questo 5 di spade sento proprio forte le lotte di potere. Perché vi dico così? Perché c'è anche il mago. E il mago è uno che ha in mano il proprio potere personale per agire, per fare, ha gli strumenti, ha le conoscenze. Solo che qui è come se arrivasse poi a un certo punto un dubbio del, ma aspetta un attimo,
io ho bisogno di essere riconosciuto dagli altri, è per quello che io ho bisogno che mi diano ragione. E qua invece il consiglio è staccatevi dal bisogno di aver ragione, semplicemente buttatevi alle spalle quello che è e andate verso nuovi, perché abbiamo un fante di pentacoli, nuovi orizzonti, nuovi obiettivi. Potrebbe anche essere un nuovo percorso di studi, nuovi progetti, un nuovo modo di vivere, vedere e osservare la situazione. Vi dico, qui alla fine avete comunque un 8 di coppe, quindi può essere un invito ad andare per la vostra strada, per il vostro viaggio interiore, per quello che voi, per quello che ha valore per voi. Perché qui ho come la sensazione che qualcuno faccia un certo tipo di lavoro molto meticoloso al fine di essere riconosciuto, però è per il discorso che vi dicevo prima, perché c'è una mentalità di carenza, perché è come la mentalità di carenza, per farvi capire, è come non sentirsi abbastanza a meno che qualcun altro dall'esterno non ce lo dica. È come se dicendocelo noi stessi non fosse lo stesso, non fosse abbastanza importante, e invece no, dobbiamo dare valore anche a quello che diciamo noi, non dipendere dalla valutazione e dal valore esterno. Vi dico, se si tratta di nuovi progetti lavorativi, ci sono buonissime possibilità, non lo so, per esempio qua il vostro karma è di occuparvi delle start-up. Vi faccio un esempio. Qui ci potrebbe essere del lavoro nei prossimi 3 mesi, ma è un po' come se dovesse cambiare una sorta di attitudine, iniziare a pensare in modo diverso, cercare più un punto di incontro, un punto di unione e comunione piuttosto che un punto di scontro. Qui avete anche un 2 di bastoni, in effetti. Ehm, o potrebbe proprio essere una fine di un ciclo con una persona, nel senso un ciclo di pesi, mi viene da dire in questo caso, e qui è come se si sviluppasse una sorta di lavoro, di quotidianità, di anche nuovo equilibrio, se vogliamo, ehm, grazie al togliersi delle responsabilità, dei pesi o dei sensi di colpa da dosso. Vi dico, qui il punto è vado o non vado, faccio o non faccio, mi trasferisco o non mi trasferisco, viaggio o non viaggio. Alla fine c'è un atto di coppia, quindi se si trattasse di un cambio di residenza, se si trattasse di un viaggio lungo, di una vacanza lunga, alla fine sento che qualche cosa vi spingerà verso questo movimento. Mm? Anche se c'è parecchia titubanza. Però è come se fosse un cambio o anche, come vi dicevo prima, un nuovo percorso di vita. A qualcuno arriverà un'offerta improvvisa, ragazzi. Fatemi sapere poi nei commenti qual è l'offerta. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. È un buon periodo, dovete solo come ehm, togliervi da questi 5 di spade. L'unica nota negativa che veramente vedo è la ripetizione di due 5 di spade uno sotto l'altro. Perché è come se ci fosse qualche tipo di pensiero nella vostra testa dove vi automanipolate. È come se vi faceste delle trappole da soli. Vi faccio un esempio. Io penso che per essere accettato dagli altri devo avere sempre i capelli a posto. Magari siete quella settimana, non avete tempo o non lo so, o non avete le risorse economiche per spendere 120 euro dal parrucchiere per fare la ricostruzione e tutto quanto, e questo vi fa stare malissimo perché non vi sentite perfetti, perché così non vi sentite accettati dagli altri, perché e quello crea uno stress mentale ed è un'automanipolazione perché sono io che mi impongo lo standard di andare dal parrucchiere una volta alla settimana e quando non lo raggiungo sono io che soffro, sono io che sto male, che mi deludo, che mi frustro, che mi sgrido e via dicendo. Se io non mi ponessi quello standard così alto, mi frustrerei meno. Questo è solo per farvi capire un esempio come un altro. Allora, qui abbiamo in viaggio che è un 8 di bastoni, abbiamo il compromesso che è un 6 di denari, l'esistenza che è la carta del mago che avete già qui e la condivisione che è una regina di bastoni. Sì, ma qui infatti si tratta di trovare un giusto compromesso, un giusto equilibrio tra quello che sentite un diritto e quello che invece sentite un dovere. Non so perché mi è venuta questa cosa, ve l'ho detta così
come la sento, però qui è come se doveste affrontare una sorta di viaggio per raggiungere un compromesso, per raggiungere un'unione, una comunione, quello di cui parlavamo prima qui, no? E semplicemente iniziare a condividere di più. Vi dico, avete il cavaliere di bastoni alla fine, quindi l'energia, direi che alla fine del trimestre diventa piuttosto dinamica e più leggera. Sento che inizierete a staccarvi un pochettino, ehm, diciamo, da certe ideologie, perché è quello che sarete portati a fare, come cambiare il modo di pensare e iniziare ad agire più in condivisione, più in amore, più in vicinanza, nei confronti degli altri, che sia il gruppo di lavoro, che sia il partner, che sia il progetto che diventa l'hobby, scusate, che diventa lavoro. Per esempio, in questo caso, se fosse l'hobby, non è più faccio questa cosa qua perché fa piacere a me, perché ho piacere di farlo, però ho queste capacità e faccio quello di cui la gente ha bisogno mettendo al servizio le mie capacità. Ed è un po' anche qui, aggiungerei una carta del mazzo di Osho che è seguire il flusso, che è una carta bellissima tra l'altro. Però non la cerco perché adesso voglio darvi ancora un koan, se no faccio una lettura troppo lunga e non vorrei annoiarvi, ragazzi. Allora, guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. Avventuratevi voi, sperimentate dov'è il compromesso tra voi stessi e gli altri, tra dare e avere, tra riposare e lavorare, tra il giorno e la notte. Cercate voi il vostro equilibrio. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. Mhm. È un po' come dire, toccate voi con mano, effettivamente, anche perché ognuno di noi ha una realtà diversa e capacità percettive diverse, quindi non è detto che quello che vi dice un amico di quel film che ha visto sia la stessa cosa che raccontereste voi a un'altra persona. Ognuno metabolizza a proprio modo. Cari amici dei pesci, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Se volete dare magari un'occhiata agli argomenti trattati, i video sono, cioè le copertine, i titoli dei video sono visibili, quindi potete dare un'occhiata alle playlist, sono quelle che hanno la copertina lilla. Bene, io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!